Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. La mia opinione sul vegetarianismo. Il vegetarianismo è uno stile di vita che sta diventando sempre più diffuso nel mondo e anche in Italia. Ci sono molte persone che scelgono di non mangiare carne e, in alcuni casi, nemmeno pesce, per motivi diversi, etici, ambientali, religiosi o di salute. Io non sono completamente vegetariano, ma ho riflettuto molto su questo argomento e ho anche provato, per alcuni periodi, a ridurre il consumo di carne. In questa riflessione voglio condividere la mia opinione sul vegetarianismo, parlando dei suoi vantaggi, delle sue difficoltà e di quello che ho imparato. Prima di tutto, penso che il vegetarianismo possa essere una scelta positiva per la salute, se fatto in modo equilibrato. Molti studi dicono che mangiare troppa carne rossa o carne lavorata non fa bene. Può aumentare il rischio di malattie cardiache, di diabete e di alcuni tipi di cancro. Mangiare più frutta, verdura, legumi e cereali integrali invece aiuta a mantenere il corpo sano, perché questi alimenti sono ricchi di vitamine, fibre e minerali. Quando ho provato a mangiare meno carne, ho scoperto che mi sentivo più leggero e avevo più energia durante la giornata. Un altro motivo per cui molte persone diventano vegetariane è l'amore per gli animali. Non vogliono che essi soffrano o vengano uccisi per diventare cibo. Questo aspetto etico è molto forte, soprattutto tra i giovani, che spesso sono più sensibili a questi temi. Personalmente, capisco questo punto di vista e lo rispetto molto. Quando guardo documentari sugli allevamenti intensivi, anche io provo una certa tristezza e mi chiedo se sia giusto continuare a mangiare carne come abbiamo sempre fatto. C'è anche una ragione ambientale molto importante. L'allevamento di animali richiede molta acqua, molto terreno e produce una grande quantità di gas serra. Ridurre il consumo di carne può aiutare a diminuire l'inquinamento e a usare le risorse della terra in modo più sostenibile. Questo è un argomento che mi fa pensare spesso, perché credo che ognuno di noi abbia una responsabilità verso l'ambiente. Se tutti mangiassimo carne ogni giorno in grandi quantità, il pianeta non potrebbe sopportarlo. Tuttavia, essere vegetariani non è sempre facile. Ci sono difficoltà pratiche e sociali. Dal punto di vista pratico, bisogna imparare a cucinare in modo diverso. Non basta togliere la carne dal piatto, bisogna sostituirla con altri alimenti che contengono proteine, come i legumi, la soia, il tofu o le uova, se la persona le mangia. Inoltre, alcune persone trovano più difficile sentirsi sazie senza carne, soprattutto all'inizio, perché sono abituate a un certo tipo di alimentazione. Dal punto di vista sociale, a volte i vegetariani devono affrontare domande o battute da parte di chi non capisce la loro scelta. A una cena tra amici, può capitare che il menù non preveda piatti vegetariani e allora si rischia di sentirsi esclusi o di dover spiegare continuamente la propria decisione. Io ho visto alcuni miei amici vegetariani vivere queste situazioni e capisco che possa essere faticoso. Quando ho provato a ridurre la carne, ho imparato che non serve essere estremisti. Non è necessario diventare completamente vegetariani da un giorno all'altro per fare una differenza. Anche scegliere di mangiare carne solo 2 o 3 volte a settimana è già un passo importante, sia per la salute che per l'ambiente. Esistono anche persone che seguono la cosiddetta dieta flexitariana, mangiano soprattutto vegetali, ma occasionalmente consumano carne o pesce. Credo che questo sia un buon compromesso per chi vuole iniziare. Dopo questa esperienza, ho iniziato a cercare ricette vegetariane semplici che potessero piacere anche alla mia famiglia. Ho scoperto che molti piatti tradizionali italiani sono naturalmente senza carne, come la pasta al pomodoro, la pasta e fagioli, la caponata siciliana, la ribollita toscana o l'insalata di riso. Quando si parla di vegetarianismo, molte persone pensano a piatti strani o complicati, ma in realtà la cucina italiana offre molte possibilità. L'olio d'oliva, le erbe aromatiche,
Le verdure di stagione e i legumi sono ingredienti che rendono i piatti saporiti senza bisogno di carne. Un altro aspetto importante è l'educazione alimentare. Molte persone mangiano carne tutti i giorni solo perché non conoscono alternative o perché così sono abituate fin da bambini. Credo che nelle scuole e in famiglia si possa insegnare ai bambini a conoscere più verdure, a cucinarle in modo gustoso e a capire che non sempre serve la carne per sentirsi sazi. Anche nei ristoranti, oggi, ci sono sempre più opzioni vegetariane e questo è un segno positivo. Significa che la società sta cambiando. Io penso che ognuno debba fare la propria scelta in modo libero, senza sentirsi giudicato. Ci sono persone che hanno bisogno di carne per motivi di salute o che non riescono a rinunciarvi perché è parte della loro cultura. Ci sono anche regioni nel mondo dove la carne è una delle poche fonti di proteine disponibili. Per questo motivo, non credo che si debba imporre il vegetarianismo a tutti. Quello che possiamo fare è informare, spiegare i benefici e lasciare che ognuno decida cosa è meglio per sé. Nel mio caso, ho trovato un equilibrio. Non sono vegetariano totale, ma cerco di mangiare meno carne rispetto al passato. Ho ridotto molto i salumi e la carne rossa, mentre ogni tanto mangio pollo o pesce. Cerco di preparare pasti vegetariani almeno 3 volte alla settimana. Ho notato che anche la mia famiglia si sente bene con questa scelta. Spendiamo meno per la carne, cuciniamo più legumi e proviamo nuovi piatti. Un'altra cosa che ho imparato è che essere vegetariani non significa automaticamente essere sani. Se una persona smette di mangiare carne ma continua a mangiare solo patatine, pizza e dolci, non sta seguendo una dieta equilibrata. Anche i vegetariani devono mangiare in modo vario, con frutta, verdura, cereali, legumi, semi e frutta secca. Ci sono anche rischi di carenze di ferro, vitamina B12 o proteine, se non si presta attenzione. Per questo motivo, chi vuole diventare vegetariano dovrebbe informarsi bene e, se possibile, parlare con un nutrizionista. Dal punto di vista culturale, credo che il vegetarianismo stia cambiando il modo di pensare delle persone. Prima si pensava che un pasto senza carne fosse incompleto o povero. Oggi invece si capisce che può essere ricco di sapori e molto nutriente. In alcune città italiane ci sono mercati bio, negozi specializzati e ristoranti vegetariani che offrono piatti creativi. Anche i grandi chef iniziano a proporre menù vegetali e questo dimostra che il vegetarianismo non è solo una moda, ma una tendenza che può durare nel tempo. Personalmente, quando incontro amici vegetariani, cerco sempre di rispettare la loro scelta e di cucinare qualcosa che anche loro possano mangiare. Credo che questo sia un segno di amicizia e di apertura. Non serve convincere gli altri a fare come noi. Basta essere disponibili a condividere idee e a provare cose nuove. In conclusione, il mio pensiero sul vegetarianismo è positivo, ma con alcune condizioni. Deve essere una scelta libera, deve essere fatto in modo equilibrato e deve essere accompagnato da una buona informazione. Ridurre il consumo di carne, anche senza eliminarla del tutto, è già un passo verso una vita più sana e un pianeta più sostenibile. Credo che il futuro sarà sempre più verde e che imparare a cucinare piatti vegetariani sia una competenza utile per tutti, non solo per chi vuole diventarlo. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.